Il 99% delle attività che svolgi già va bene, ma è quell'1% che ti può portare realmente ad espanderti. Oggi vedremo insieme come l'1,4% di ROI in più abbia portato un'azienda ad espandersi. Benvenuto su 5 Step to ROI. Io sono Sonny e per molti imprenditori sono il signore del tempo. Perché? Perché è la vera risorsa di un'azienda. Per gli imprenditori significa avere più soldi in meno tempo, significa poter prendere nuovi clienti, poter prendere nuovi progetti senza doverne assumere nemmeno altre persone. Per i dipendenti significa non portarsi il lavoro a casa, significa una vita più equilibrata, significa meno stress. Su questo canale aiuto ad aumentare la redditività delle aziende, liberando tempo e ottimizzando spese e guadagni anche tramite automazione. Per cui iscriviti al canale e attiva la campanella se vuoi dare più valore al tuo tempo. Se vuoi invece scoprire cosa possiamo fare per la tua attività, clicca sul link in descrizione e prenota una consulenza gratuita. Ma al mentre torniamo al video di oggi. Quando si diventa grandi, il processo che succede alle attività è lo stesso che accade ai bambini quando crescono. Man mano che crescono, tendenzialmente i vestiti che indossavano a 2-3 anni, quando arrivano a 6-7 anni non vanno più, anzi spesso sono molto corti o molto stretti. Ecco, così succede, la stessa cosa succede alle attività. Molto spesso quando crescono, tutta la struttura, tutto quello che hanno creato fino ad arrivare a quel punto non funziona più. Molto spesso bisogna prenderlo e rivederlo, prenderlo e ristrutturarlo o alle volte fare un lavoro di fino. Ma andiamo al punto di questo video. Cosa vuol dire espandersi? Beh, l'espansione può avvenire per un'attività in diversi modi, a livello locale o a livello anche internazionale, quindi lavorando anche con l'estero. Quando avviene a livello locale, tendenzialmente si va a lavorare a livello di provincia, a livello di regione, alle volte anche a livello nazionale, dove si vanno a toccare alcune dinamiche molto più di nicchia. Mentre quando si va a lavorare invece nell'ottica più estera, quindi in ambito più internazionale, si va a lavorare con logiche molto differenti. Si bisogna vedere gli usi, i costumi, la cultura e i settori che più spingono in altri stati. Appunto per questo esistono diverse esigenze di mercato in base ai settori a cui ti rivolgi. Tendenzialmente oggi l'economia ci spiega che esistono 3 macro settori, che in realtà sono quelli che abbiamo studiato anche alle elementari, che sono il settore primario, il secondario e il terziario. Poi ce ne sono altri 2 che adesso ti cito. Il primario, giusto per fare un piccolo recap, riguarda l'agricoltura, tutto ciò che ha a che fare con la terra, che è di primaria necessità. Il secondario ha a che fare con l'industria, con la produzione, mentre il terziario con i servizi e l'informatizzazione. Sempre in economia esistono altri 2 settori, oltre il primario, il secondario e il terziario, che sono il settore informale, dove appunto tutto ciò che avviene non è regolamentato a tutti gli effetti, ed esiste anche il terzo settore, che è quel settore che si interpone tra lo Stato e il privato. Tornando all'espansione, quindi, è importante comprendere tutti questi settori, sia a livello nazionale che internazionale, se si vuole espandere. E infatti, una cosa importante che abbiamo fatto con un nostro cliente nel settore primario, sostanzialmente alla fine è un'attività che si occupa del commercio, dell'ortofrutta all'ingrosso, noi siamo riusciti a prendere questa attività, a fare un lavoro di fino per farla espandere e portarla a fare numeri veramente interessanti. In questa attività, a differenza di altre che abbiamo lavorato, l'azienda già funzionava bene, ci siamo resi conto che comunque fatturava tanto, riusciva a lavorare bene, c'era un bellissimo clima all'interno dell'azienda, ma si poteva fare qualcosa per migliorare. E lì il nostro lavoro è stato molto impattante, perché siamo riusciti ad entrare in questa attività facendo un lavoro così di fino che è stato veramente, il risultato è stato molto impattante. Quello che abbiamo fatto è stato studiare l'azienda, ma in particolar modo andandoci a focalizzare sul confezionamento. Vedendo la filiera del confezionamento, che era fatta in parte da macchinari e in parte da persone, ci siamo resi conto che la parte umana poteva essere un minimo ottimizzata. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso i tempi, proprio lì, tutto il processo, e ci siamo resi conto che spostando una pedana da un punto ad un altro, parliamo di uno spostamento di mezzo metro, siamo riusciti a ottimizzare, quindi a ridurre i tempi di lavorazione in un modo molto importante. Parliamo di minuti, però voi pensate, minuti moltiplicati per 40, 50, 60, 100 filiere giornaliere, moltiplicate poi sul base mensile, quindi per 30.
parliamo di numeri esagerati. Infatti mi ricordo ancora il commesso dell'imprenditore quando gli consegniamo tutto e mi disse, caspita Sonny, io ero nell'idea di voler prendere qualcuno da mettere in attività per farlo lavorare, anche di assumere qualcun altro per farlo lavorare in quel settore, ma in realtà già con le persone che abbiamo possiamo fare quasi il doppio. E quindi è stato veramente un bellissimo risultato. Da lì sono riuscito a ottimizzare il ritorno sull'investimento aziendale di 1,5 punti, che per questa realtà molto importante parliamo di cifre veramente, veramente considerevoli. Ovviamente è inutile dirti che un lavoro del genere si può fare se c'è non solo da parte tua molta consapevolezza del fatto che l'attività va bene, ma ci sono anche i numeri che lo dimostrano, che lo sostengono, che effettivamente l'attività si regge e ogni anno prospera. Questa cosa è importantissima, ogni anno fa un più sul fatturato. Seguimi perché alla fine di questo video ho preparato una sorpresa per te. Ti piacerebbe fatturare di più in meno tempo, oppure poter prendere nuovi clienti o gestire nuovi progetti senza dover assumere nuove persone? Pensa che queste sono solo le basi del nostro metodo. Processi, automazioni, strumenti, scadenze, non hai idea di quanto possa ottimizzare e di quanto tu possa realmente guadagnare dalla tua attività. Per scoprire quanto tempo stai perdendo in questo momento, quali sono le aree da migliorare e cosa mettere in pratica per ottimizzare da subito la tua azienda, allora clicca sul link in descrizione e prenota una consulenza gratuita con noi. La verità è solo e soltanto una, che su 8 miliardi di persone esistono veramente tantissime combinazioni diverse. Ti faccio un esempio per spiegarti questo concetto. Non so se lo sai, ma su tutte appunto le persone che popolano il mondo c'è una cosa, solo una in realtà, tra tante altre, ma questa è quella più evidente, che le differenzia, ovvero la voce. La voce è composta da tante onde a frequenza diversa, a toni diversi, proprio di vibrazioni differenti. E questo timbro vocale è unico per ogni essere umano. Ora, perché ti ho fatto questo esempio? Perché anche le aziende sono uniche. Se la tua attività, magari come hai visto dal video, hai visto che anche tu magari l'attività prospera, vedi che crescete ogni anno, vedi che è un'azienda che, caspita, va bene, porta a casa dei bei risultati, sei in forte espansione, il mio consiglio è quello di rivolgerti a qualcuno che si mette lì, sta con te in azienda, studia l'attività e crei veramente un piano di espansione non solo local ma anche estero, ma anche a livello mondiale, ti auguro, per prendere l'attività, vederla a 360 gradi, fare un piano di espansione a 1, 3, 5 anni e portare la tua azienda a decollare e a spaccare nel tuo mercato. Ovviamente la parte più importante di tutto questo e la risorsa più importante che dovrai mettere in gioco sarà il tempo. Il tempo è una di quelle cose che molto spesso anche chi ha a che fare con me vede e sa che è il nostro punto su cui battiamo tanto. E quello che ti voglio dire è che con questo piano di espansione che potresti fare con noi o con chiunque tu vorrai, l'obiettivo deve essere quello di andare a focalizzare nel ridurre i tempi al massimo e aumentare i profitti. Se riesci a fare queste due cose lavorando con qualcuno che ti assicura delle performance, vai. Vai perché è la strada migliore che potrai mai percorrere per prendere la tua attività e farle fare quel next level, quella crescita esponenziale che tu immagini e che ti meriti di ottenere. Detto questo, si conclude questo video, ci vediamo alla prossima settimana e a presto. Ciao!